Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Oh, molto bene, molto bene. Uno di voi mi ha scritto qui sotto un video, mi ha scritto un messaggio dicendomi di aver trovato o di aver sentito, non ho capito bene, un bonus da 400 euro destinato ai single. 400 euro. Siccome però a me non è arrivato nessun aggiornamento in tal senso in merito a questo fantomatico bonus da 400 euro per i single, cosa ho fatto? Ho fatto un paio di ricerchine, giusto così per andare a capire di che cosa stesse parlando. E allora, sapete cosa ho scoperto? Ho scoperto che qualche tempo fa girava su internet una notizia dove si parlava proprio di questo bonus e del fatto che il nostro governo avesse introdotto per quest'anno, oltre ad alcune altre micro misure di sostegno per le persone, anche questo bonus destinato anche alle persone single e o senza figli, e che lo avrebbero chiamato bonus single. Ecco qua. Allora, moltissime persone mi chiedono sotto i commenti dicendomi: come faccio a mettermi in contatto con te? Avrei necessità di parlarti. Come posso fare? Allora, non c'è niente di più facile. Basta che ti colleghi a questo sito internet qui, che vedi qua sotto in sovraimpressione. Dopodiché clicchi sul pulsante Parla con me. Così facendo avrai la possibilità di prenotare un giorno e un'ora che ti viene più comodo per potermi parlare. Quindi, come vedi, non c'è niente di più facile. Basta che ti colleghi al sito internet che ti ho messo qua sotto in sovraimpressione e clicchi poi sul pulsante Parla con me. Su internet si parlava di un contributo di 400 euro destinato alla spesa alimentare e alle bollette di acqua, luce e gas. Subito mi era venuto il dubbio, ho detto: non è che qui stanno parlando della carta acquisti, 40 euro al mese di qua e di là. Poi ho fatto i conti, ma non corrispondevano ai 400 euro. Poi è andato avanti, leggi. Ho visto, sono arrivato, finché a un certo punto sono arrivato ai requisiti di questo fantomatico bonus. E perché dico fantomatico? Adesso ascoltate bene. Allora, qui si parla del fatto della situazione familiare, dice non avere un partner stabile e non avere figli a carico. Per il reddito, per quanto riguarda il reddito, avere un ISEE inferiore a 25.000 euro. E infine compilare un'autodichiarazione dove si attesta dove viene attestato lo stato di single. Ok? Già ci siamo capiti. Allora, vi pare mai sia possibile che quando si deve andare a fare una domanda, soprattutto all'INPS, di qualche agevolazione, sussidio, supporto, sostegno, l'INPS si accontenta di una semplice autodichiarazione? Quando mai avete visto una cosa del genere? Sì, ci sono i casi, ma sono molto particolari. Quindi a questo punto, quando mai l'INPS si fida di un'autodichiarazione dove tra l'altro uno dice di essere single? Buongiorno signor INPS, io sono single. Ah sì, va bene. Solo perché me l'hai scritto ci credo, no? E soprattutto di non avere un partner stabile. Allora, se fosse così, allora l'INPS si accontenterebbe di un'autodichiarazione anche dove la gente va lì e dichiara: sai, ho visto gli asini volare, Quindi
parliamo se chiaro. Cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Cosa succede alle domande di ADI? Perché sono sospese? Quindi cerchiamo di rispondere a un paio di domandine che mi sono arrivate sotto, anche qui ai video, questi giorni. E come vi ho detto, le domande sono queste. Cosa succede alle domande di ADI? Perché le domande sono finite nello stato di sospesa? Cosa succede ai prossimi pagamenti? Quindi, intanto partiamo dal fatto che, come ha precisato l'INPS con un suo messaggio, a partire dal 28 di febbraio, mi raccomando, ricordatevelo tutti gli anni, non è che è una cosa io inizio a dirvelo adesso perché poi qua le cose sono lunghe. A partire dal 28 di febbraio, quindi dai rinnovi di marzo, verrà preso in considerazione il nuovo ISEE dell'anno, cioè il nuovo ISEE dell'anno, cioè quello fatto l'anno precedente, quindi 2026, anno precedente, e non più quello al 31/12 dell'anno precedente, ok? Attenzione, attenzione, quindi ogni anno bisogna rinnovare l'ISEE, tanto poi comunque arriveremo intorno a dicembre, io inizierò a ricordarvelo, a dirvelo, perché poi succede come quest'anno che qualcuno se ne è uscito fuori, io l'ho rinnovato a febbraio. A febbraio si rinnova per l'assegno unico, non per tutto il resto. Vabbè, comunque, lasciamo stare sto velo pietoso. Questo vuol dire che nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva unica non sia presentata in tempo utile per l'elaborazione della mensilità a rinnovo, la domanda di ADI viene messa nello stato di sospesa. Ovviamente in attesa dell'ISEE nuovo, e quindi appena viene poi messo a disposizione l'ISEE nuovo, tutte le eventuali mensilità pregresse che non sono state messe nello stato di sospesa verranno recuperate poi successivamente. Comunque, dicevano da INPS che il recupero delle mensilità viene comunque garantito con l'elaborazione dei rinnovi delle mensilità successive. Poi un'altra informazione molto importante che dovete sapere è che è disponibile nella procedura ADI all'interno del sito internet dell'INPS tutto il dettaglio delle causali delle domande respinte, per le quali il richiedente può presentare istanza di riesame, ovviamente alla propria sede dell'INPS di competenza, entro 30 giorni, e dico 30 giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione dell'esito, che può essere, oppure dicono può anche presentare ricorso, però quest'ultima strada la vedo un po' lunga e tortuosa. C'è stata gente che presentava ricorso per, se vi ricordate, il reddito di cittadinanza, RDC, però poi erano tutte cose che finivano non so bene come, insomma strade lunghe, menose, avvocati, insomma un casino, insomma, vabbè. Infine, sempre stando all'interno del nostro discorso, per tutte le domande ADI che sono state messe in evidenza alla sede perché hanno delle omissioni o delle difformità della DSU, dicono che l'INPS invierà alla persona un messaggio tramite o SMS oppure un'email dove avvisa della problematica. Cambiamo argomento, vediamo l'ultimo di oggi perché parliamo un pochino sempre di ADI, ma soprattutto parliamo della sospensione per la mancata presentazione entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale al primo appuntamento presso i servizi sociali. E lo facciamo andando a leggere un messaggio del 5 di giugno dell'anno scorso, il 2132, che poi eventualmente sempre qui, se mi ricordo e quant'altro, vi lascio poi il collegamento qui sotto nella descrizione del video. L'INPS fornisce le indicazioni in merito all'obbligo di presentazione dei nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione al primo appuntamento dai servizi sociali. Quindi la presentazione, come già sappiamo, deve essere fatta entro 120 giorni dalla sostituzione del PAD, oppure in prima applicazione dalla comunicazione ai servizi sociali delle domande accolte. Mi raccomando, non fatevi scadere i 120 giorni perché veramente poi andiamo a ridere. E siccome che
C'è stato qualcuno che veramente se l'ha fatto passare i 120 giorni, non è che, perché io non sapevo, ecco, perché non sapevo. Allora, voi calcolate sempre 100 giorni. 3, anzi, 3, 6, 9, 90, sono 3 mesi, che sono 3, 6, 9, 12, sono 4 mesi, poi fate 3, 6, 9, 3 mesi, tenetevi in anticipo, se nessuno vi contatta, fatevi furbi, contattate voi, perché poi tra una cosa e l'altra, non so, non c'è, oggi non è in ufficio, domani c'ha le patturnie, dopodomani c'ha le sue cose, alla fine poi passano in fretta i giorni, ok? Andiamo avanti, dice che comunque a seguito della registrazione della venuta incontro da parte dei servizi sociali nelle piattaforme messe a loro disposizione, l'erogazione della misura viene ripristinata senza soluzioni di continuità, con le mensilità già percepite. Inoltre, andando avanti, anche dopo l'applicazione della sospensione, comunque i nuclei familiari beneficiari possono presentarsi ai servizi sociali per registrare il primo incontro. Ok? Questo è importante. Poi dal primo rinnovo mensile dei pagamenti utile verrà poi comunque ripresa l'erogazione della misura con corresponsione anche delle mensilità arretrate. E ricordatevi che la registrazione della venuta incontro che arriveranno all'INPS entro il giorno 20 del mese successivo a quello della scadenza dei 120 giorni saranno rielaborate per le disposizioni mensili di pagamento. Comunque, per non farlo diventare troppo lungo, perché io adesso vi ho preso un pezzo di tutto il discorso, se no qua stavamo tutto il giorno a raccontarci questa storia, cerco di ricordarmi di lasciarvi poi qui sotto nella info box, nella descrizione del video, il collegamento, così ve lo andate a leggere, se vi interessa fate prima. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina, così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E noi ci vediamo in un prossimo aggiornamento, sempre qui sul mio canale di YouTube. A presto, ciao!